A grande richiesta leggiamo il primo e il secondo Dev Diary di Grey Eminence. Siccome il primo Dev Diary è un'introduzione al videogioco, e visto che ne ho già parlato in parte nel video precedente, farò un brevissimo riassunto del primo Dev Diary per dare spazio al secondo, ossia quello sulla popolazione. Tanto per cominciare, nell'introduzione si parla per la prima volta degli intrighi. Non c'è ancora un Dev Diary al riguardo, ma gli sviluppatori sembrano voler dare importanza a questa meccanica. Vedremo successivamente come verrà gestita. L'altro aspetto che voglio sottolineare è che ogni territorio avrà la sua popolazione, i suoi edifici e la sua geografia ovviamente. Gli edifici, e lo vedremo dopo, hanno una proprietà. Questo comporta che verrà data maggiore priorità alla simulazione. Non ci saranno dunque meccaniche arbitrarie, né astrazioni da gioco e né tantomeno i mana points. Rinunciando al railroading, ovviamente nel corso del tempo è possibile che la partita a cui state giocando diverga dalla storia del mondo che conosciamo, ma lo scopo del gioco è quello di dare una logica al perché un dato evento sia accaduto o meno. Nel server Discord, peraltro, gli sviluppatori hanno precisato che le meccaniche del gioco cambieranno durante il corso della stessa partita. In Grey Eminence, lo stato è l'insieme dei poteri e delle classi sociali in competizione tra loro, e ciò può far sì che a prevalere possa essere anche qualcuno che non vi sia gradito, prendendo decisioni scomode. Le classi sociali sono composte a loro volta da singoli esponenti, ognuno con le sue ambizioni, le sue paure, la sua personalità e la sua storia. Infine viene spiegato il concetto della complessità opzionale. L'obiettivo è quello di evitare il più possibile il micromanagement, dando la possibilità di lasciare all'IA il compito di gestire alcune meccaniche. Ciò ovviamente non garantisce risultati eccellenti, ma questo significa che non sarete obbligati a costruire o ampliare manualmente ogni singola piantagione presente nel vostro stato. Per chi come me utilizza le mod, potrà essere contento del fatto che il gioco è pensato per essere il più possibile moddabile, cercando di limitare il numero di meccaniche non modificabili. Quindi teoricamente è possibile modificare l'IA, la logica base del gioco o la grafica. In ogni Dev Diary che leggeremo sarà presente una sezione a parte in cui si parlerà della moddabilità di quell'argomento trattato. Passiamo al secondo Dev Diary sulla popolazione. In sostanza, Grey Eminence è un gioco sulle persone, sia collettivamente che, per alcuni personaggi di rilievo, individualmente. Modellare le loro vite è il primo passo per poter simulare fenomeni più complessi, quindi abbiamo cercato di tenere traccia di quante più caratteristiche demografiche possibili. Abbiamo detto in precedenza che ogni territorio può avere una propria popolazione. Questa popolazione è suddivisa in segmenti basati su età, classe sociale, cultura, religione e sesso, in quest'ordine. L'ordine è importante perché abbiamo un numero specifico per ogni possibile combinazione di questi parametri. In sostanza, ogni territorio è un database che contiene tutte le informazioni sulla sua popolazione. Considerando che il gioco si svolge interamente a livello di territori e non a livello di province, che qui esistono soltanto per avere un quadro più generale di rappresentazione all'interno dello Stato, significa che ogni territorio è quasi un mondo a sé, che si interfaccia con gli altri territori. In questa schermata possiamo vedere in basso i grafici della popolazione suddivisi per nomadi, schiavi, contadini e cittadini, che in realtà indica genericamente tutte le persone libere, includendo la nobiltà. Questo lo vedremo meglio nel Dev Diary sulle nazioni, dove si parla dei diritti dei contadini ad esempio. Potete vedere anche che ci sono i tooltip annidati come in Victoria 3, e dal lucchetto nel tooltip Common Cultural Breakdown mi sembra di intuire che si potranno direttamente bloccare i tooltip come finestre. Qui vediamo nel secondo tooltip, quello in evidenza, la suddivisione della religione tra le persone di cultura mongola all'interno di questo territorio. Infine, sulla schermata generale sullo sfondo, c'è anche una voce chiamata amministrazione. Non so dire se questa faccia riferimento all'efficacia dell'amministrazione o a qualcos'altro. I bambini sono la base su cui poggiano tutte le popolazioni e come tali hanno un proprio segmento. A differenza degli altri segmenti, i bambini non sono suddivisi per cultura, religione o classe sociale. Invece, quando crescono, vengono assegnati proporzionalmente ai segmenti di adulti presenti nel territorio. Queste proporzioni possono essere distorte. La discriminazione culturale o l'intolleranza religiosa sono solo alcuni dei fattori che potrebbero costringere i genitori a crescere i figli in un modo diverso. Il giocatore può esercitare una pressione su questo processo attraverso un intervento dall'alto verso il basso, anche se la sua efficacia dipende dalla capacità burocratica del paese. Ogni mese una percentuale di bambini diventa adulta. Queste persone in età lavorativa sono il motore del mondo di Grey Eminence e anch'esse sono suddivise per classe sociale, cultura, religione e genere. Diventano insomma degli adult
adulti a tutti gli effetti. Molto interessante con quel concetto e soprattutto sensato, perché poi in futuro rende flessibile decidere l'età lavorativa e avere un impatto diretto e non un semplice bonus o malus come siamo abituati a vedere. Mi chiedo solo se ci sarà la possibilità di visualizzare il numero di bambini presenti in ogni singolo territorio. Per la maggior parte degli adulti, il mondo del 1356 non era un bel posto in cui vivere. La schiavitù e la servitù della gleba erano comuni, mentre il nomadismo era l'unico modo di vivere in molti luoghi del mondo. L'autodeterminazione economica, per non parlare di quella politica, era una realtà solo per una piccola parte della popolazione. Tuttavia, con il passare dei secoli, alcune società tenderanno all'emancipazione, culminando infine nel moderno concetto di cittadinanza, in cui la classe sociale cessa di avere un significato giuridico. Gli adulti appartengono sempre a una certa cultura e professano quasi sempre una certa religione. A differenza dei bambini, gli adulti sono per lo più orientati verso le loro consuetudini. Potrebbero rinunciare alla loro fede in condizioni estreme, su mandato del governo meno, ma imparare una nuova lingua e adottare costumi stranieri è qualcosa che in pochi riescono a fare. Infine, possiamo suddividere ulteriormente gli adulti in uomini e donne, per il semplice fatto che solo le donne possono avere figli. Sebbene il concetto di pensione sia emerso verso la fine dell'epoca di Gray Eminence, abbiamo comunque dedicato un segmento agli anziani. Il welfare è diventato una preoccupazione fondamentale per gli stati durante la fine del XIX e il XX secolo. Un segmento di anziani ci aiuta a modellare le ramificazioni dell'adozione o del mancato rispetto di politiche come le pensioni. Qui potete vedere un flowchart dei passaggi dalla nascita alla morte della popolazione. Da notare che viene inclusa la mortalità infantile, cosa non da poco. Tra l'altro, sempre su Discord c'è stata un'obiezione legittima sulla mancanza della mortalità da parto delle donne. Obiezione che sembra sia stata accolta positivamente dagli sviluppatori, quindi vedremo se al rilascio del gioco si terrà conto anche di questo fattore. Ad ogni modo, l'inclusione della mortalità infantile vuol dire che nel corso del gioco, se riusciamo a migliorare le condizioni sanitarie in cui versa la popolazione, la mortalità infantile può ridursi drasticamente. Rendendo la popolazione di Gray Eminence così granulare, possiamo collegarla a varie altre parti della simulazione. Ad esempio, possiamo collegare il numero di bambini nati per donna alla disponibilità di cibo locale. Qui si sta parlando ovviamente della teoria malthusiana. In breve, Malthus aveva intuito che la crescita della popolazione avviene molto più rapidamente rispetto alla crescita delle risorse disponibili, provocando uno squilibrio a lungo termine che si manifesta nelle carestie e a una diffusione della povertà. Certo, vederlo citato in un diary di un gran strategy game è abbastanza inusuale e anche qui mi piacerebbe vedere come verrà implementato il tutto. Possiamo adattare alcune malattie in modo che colpiscano in modo sproporzionato i bambini, mentre altre colpiscono solo gli anziani. Disaccoppiando la nascita dalla morte, possiamo modellare con precisione i boom demografici dovuti alla diffusione di nuove tecnologie o i crolli demografici dovuti alle pandemie. In che modo il giocatore può interagire con la popolazione? Come abbiamo detto in precedenza, la nostra filosofia di progettazione privilegia le decisioni strategiche dall'alto verso il basso rispetto alla microgestione. Potete attuare diverse politiche, dal finanziamento dell'emancipazione dei servi della gleba o dell'agglomerazione delle città al reinsediamento forzato e all'espulsione di massa. Come al solito, l'efficacia di questi sforzi dipende dalle capacità burocratiche o militari del vostro paese, ma in generale siamo contrari a limitare in modo arbitrario l'azione dei giocatori. I veri vincoli dovrebbero essere le reazioni dell'elite e della popolazione generale del vostro paese. Se non sono d'accordo con quello che state facendo, vi daranno filo da torcere. Qui si riprende un po' il concetto espresso all'inizio. Si dà priorità alla simulazione, non all'astrazione. Se poi avviene una rivolta popolare come quella dei Ciompi, sono cavoli vostri. Questa responsabilizzazione nelle azioni mi piace, però nella pratica dipende molto da come verrà caratterizzata l'IA, sostanzialmente. Infine c'è la sezione dedicata alle mod, su cui non mi soffermerò molto. In breve, è possibile modificare anche come nascono i bambini, oppure provare a simulare un mondo di Benjamin Button. In questa GIF che vedete a schermo state vedendo la popolazione di una provincia composta da 421 territori in cui risiedono 1.400.000 abitanti, suddivisi per 2.951 segmenti differenti, che sono anche aggregati in alcuni casi visto che gli stessi segmenti sono presenti in territori differenti. Questo vi dà la misura di come la popolazione sia stata elaborata praticamente come un enorme database. Considerando che le
le terre emerse sono grossomodo composte da 300.000 territori, questa simulazione riguarda approssimativamente lo 0,14% dell'intera simulazione della popolazione all'interno del videogioco. Abbastanza notevole, devo dire. A tal proposito c'è anche un dev diary su come è stato sviluppato il gioco e vi dico che non servirà il computer della NASA per giocarci. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, al momento il gioco è molto più veloce della versione base di Europa Universalis 4. Certo, manca ancora l'implementazione di alcune feature importanti, ma la popolazione è già stata implementata. Non vi andrò a leggere però quel dev diary perché sarebbe una lezione su come funziona l'architettura di un computer di fatto e non voglio annoiarvi. Con questo è tutto, io vi ringrazio per il vostro supporto e vi do appuntamento al prossimo dev diary sulle nazioni. Alla prossima!